Nina è già incazzata oggi, ma già strapazzato fino adesso. Non è vero. Io non mi arrabbio mai. Faccio finta di essere contenta. Perché non sei contenta? Perché devo rifare il video. Perché? Questo video l'avevo già fatto una volta tutto. Poi Leo ha fatto qualche paciugo a riprendere e devo rifare tutto da capo. Sono qui che sto sgranando fagioli. Al mio fianco ci sono i baccelli freschi che abbiamo messo a seccare e quelli che sono già secchi li sto sgranando. Vi lascio il video adesso di quando li abbiamo puliti tutti, tolti tutti dalle piante che eravamo sommersi. Un anno di canale YouTube, quasi. Al 14 di agosto compie un anno. Questo è un po' il periodo dell'anno in cui si tirano le somme di tutto, della stagione agricola, della stagione di pascolo, in generale della forma che ha preso la cascina, i lavori. A breve faremo un video sull'aggiornamento della nostra situazione agricola ad oggi, ma non è questo il momento di parlare di queste cose. Ma questo è per dire che si tirano le somme anche del canale YouTube. E allora io mi sono chiesta qual è la cosa che questo canale mi ha dato più bella, più importante. Quando io sono arrivata qui a Cascina Girasole, praticamente sono stata zitta per le prime settimane, ho parlato pochissimo. Avevo una forma di mutismo, tipo, che se non fosse stato per Leo che mi faceva domande, mi spronava a raccontare, mi chiedeva, probabilmente io non avrei mai parlato, non avrei mai detto niente. Questo silenzio aveva diverse origini, però direi che la ragione principale è che questo non è un luogo che lascia spazio a menzogne o a modi di manifestarsi non veri e non puliti. E in più io ero veramente molto confusa, molto in difficoltà quando sono arrivata qui e quindi stavo zitta. E poi pian piano Leo insomma mi ha spronato a parlare, a raccontarmi, e questo è stato fondamentale, perché se non avessi mai parlato non avrei mai tirato fuori i problemi e non li avrei mai risolti. Quindi questo per dire che pian piano mi sono sbloccata, però mi è rimasto un blocco gigante con l'esterno, con gli esterni a questo luogo, quindi visitatori, famiglia, persone sconosciute che magari si potevano incontrare o con cui ci si trovava a relazionarsi. Io scappavo da ogni genere di confronto e comunicazione, ero proprio in profonda difficoltà. Se c'era da fare una chiamata non la volevo fare, se arrivava qualcuno in cortile io andavo a nascondermi, cioè proprio disagiata. E quindi a un certo punto ci è venuta l'idea del canale YouTube e allora lì devi parlare anche se di fronte a una videocamera, ma non si pensi che parlare di fronte a una videocamera sia cosa facile, perché non lo è. Io tra l'altro parlo di fronte a una videocamera e poi dietro c'è anche Leo che la tiene in mano quindi in realtà io parlo anche con Leo che però le cose che dico le sa già, quindi in realtà le dico, vabbè, capito, no? Appunto. Infatti io dico sempre a Leo, certo che saper parlare nella vita sarebbe una cosa utile, no? E adesso mi sono persa, porca. Vabbè, insomma, diciamo che ero in profonda difficoltà. A un certo punto ci mettiamo a fare il canale YouTube e quindi bisogna mettersi lì e parlare. Allora, pianti, crisi nere, un disastro, però oggi sono ancora qua. Grazie, molto grazie a Leo che mi ha spronato e mi ha in certi casi anche obbligato. Io praticamente sprono, io nella vita sprono. Tu sei uno spronatore. Io sprono. Allora mi ha spronato ad andare avanti, anche se io avrei solo voluto smettere. E quindi oggi sono ancora qua e sono contenta e vi devo ringraziare, perché grazie a voi che avete continuato a guardare i nostri video e nel tempo siete cresciuti tantissimo, noi siamo ancora qui a farli e arriviamo al succo. La mia comunicazione si è sbloccata completamente, cioè c'è sempre margine di miglioramento, ma oggi veramente parlo con tutti con gioia, anche non con sacrificio come una cosa pesante, cioè mi relaziono agli altri con gioia. Se c'è da chiamare qualcuno al telefono lo chiamo, se c'è da andare a parlare con qualcuno ci vado, insomma mi sono sbloccata.
Se mi fossi bloccata subito di fronte al primo ostacolo sarei ancora qui che parlo con i cani e con le capre. Invece adesso parlo anche con le persone, non che sia la mia attività preferita, però lo faccio, dai. E che altro? Quindi devo ancora ringraziare YouTube e ringraziare voi per questo miglioramento che ho potuto fare, e anche perché ecco, questo è un po' il succo, no? Che a volte uno dice non sono capace, ma non sono capace non esiste. Non esiste che uno non è capace a fare una cosa, questo è solo il modo più facile, la strategia più semplice per evitare di fare un lavoro, di fare un qualcosa che richiede una fatica. A me parlare era una cosa che mi richiedeva la fatica più grande, cioè comunicare con un altro anche in una maniera decente, pulita e non con maschere o con finzioni. Io volevo essere me stessa nella mia verità più profonda con gli altri, e questo richiede un lavoro che è stato necessario fare. Se io avessi detto subito boh, non sono capace, ciao bie, come si dice piemontese. Quindi niente, e poi tra l'altro aver superato questo ostacolo mi ha permesso oggi di essere proprietaria di un canale YouTube, perché io sono la proprietaria, nonostante che io e Leo ci smezziamo completamente il lavoro. Però il nome ce lo metto io. Praticamente io non mi accorgo di niente, ma qua mi stanno truffando. Stai storcendo. Sì. No, la mia immagine è presa. No, vabbè, io presto il nome, però è di tutti e due ovviamente. Però oggi, grazie a questo canale YouTube che comunque sta andando bene, c'ha i suoi iscritti, io apporto anche un contributo economico a questo luogo, che è una cosa importante per me, perché io sono arrivata qui completamente squattrinata e sì, tutti gli spicci che avevo ce li ho messi, però era poca roba, e invece Leo praticamente mi ha fornito di una casa, degli animali, un terreno da coltivare, e ha condiviso tutto con me senza volere nulla in cambio, e quindi sono anche contenta oggi di poter mettere qualcosa anche a livello economico, e ce lo metto grazie a YouTube, grazie al fatto che ho parlato. E boh, adesso vado avanti a sgranare sti fagioli. Questi sono fagioli borlotti, la semente è la nostra, sono bellissimi. Sono bellissimi e anche molto abbondanti. Adesso io ne sto sgranando qualcuno di quelli già secchi, però volevamo provare quest'anno a metterli in un sacco, in una federa, e batterli per vedere se facciamo più veloce. Quindi con i restanti proveremo a fare così. Quando sono ben secchi li mettiamo sotto vuoto. Avevo detto una cosa bella nell'altro che qui non ho detto. No, va bene, dai. Boh, già rompimo il bullet parler. Adesso ritorno zitta, Ciao ciao. Cosa vuoi? Voi la vedete solo 10 minuti alla settimana, mi ti di,